Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Mi fa quasi strano pronunciare nuovamente questa intro dopo tanto tempo, perché effettivamente long time no see, è un bel po' che non ci si vede. Sono passati quasi 2 mesi da quando ho pubblicato l'ultimo video nel quale vi avevo detto di necessitare di una pausa, che non sapevo quanto sarebbe durata questa pausa, ma che presto o tardi mi avreste rivista, e infatti eccomi qua. Quello che però non vi ho detto all'epoca e che vi racconterò oggi è perché avevo bisogno di una pausa e perché non sapevo quanto questa pausa sarebbe durata. Se mi seguite su Instagram già lo saprete, perché lì pubblico stories tutti i giorni e ho già raccontato quello che è accaduto tempo fa, ma adesso mi sembra giusto, prima di ricominciare, parlarne anche qui, raccontare anche a quelli che eventualmente su Instagram non mi seguono cosa è accaduto negli ultimi mesi, in realtà anche nei mesi precedenti all'ultimo video. Partirei dall'inizio, che è sempre il luogo migliore dal quale cominciare. Dunque, a luglio dell'anno scorso, luglio 2021, durante una visita ginecologica di routine, mi è stato scoperto un polipo nell'utero, una roba abbastanza frequente, non così strana, e facilmente risolvibile con un'operazione di day hospital, operazione che effettivamente ho subito a ottobre. Nel post-operatorio, a seguito degli esami istologici di routine fatti quando si subiscono interventi di questo genere, però è venuto fuori che nell'endometrio c'era anche un carcinoma, un tumore di una certa dimensione. Una notizia che ovviamente mi è piovuta addosso come un fulmine a ciel sereno e che ha necessitato di un bel po' di tempo e di lavoro per essere metabolizzata e accettata. La buona notizia in questa situazione non proprio idilliaca è che però i tumori all'utero sono molto più facilmente trattabili rispetto a tutti gli altri tipi di tumore, perché c'è la possibilità di rimuovere l'utero e risolvere così il problema 9 volte su 10. Poi nel post-operatorio non c'è bisogno di altri trattamenti, né chemio né radio, e quindi è questo il percorso che ho intrapreso. Ho scoperto del tumore tra l'altro il giorno del mio compleanno, a novembre, il 10, e nel giro di un mese ho subito l'intervento di isterectomia. Quindi tutto si è mosso abbastanza velocemente. Potrete immaginare quel periodo come è stato per me. C'è voluto un grande lavoro anche proprio con la psicologa per accettare e affrontare la situazione nel modo giusto, senza farmi prendere dal panico, senza andare in esaurimento nervoso, in panico incontrollato, che è un po' il mio atteggiamento classico quando si tratta di problemi di salute. Devo dire che sono molto fiera di come ho affrontato tutto questo percorso, perché sono riuscita a rimanere lucida e focalizzata sul presente, senza andare fuori di testa, che persino mio marito è rimasto colpito conoscendomi. Quindi vabbè, inizio col dire che se state affrontando un periodo difficile in qualsiasi modo, farsi aiutare da uno specialista secondo me può veramente salvarvi la vita, o perlomeno rendervela ma parecchio più semplice. In ogni caso, dicevo, al 9 di dicembre ho subito questo intervento di isterectomia, nel quale mi è stato rimosso utero e anche le ovarie. E anche lì, dal punto di vista psicologico, accettare tutta questa cosa non è stata proprio una passeggiata, il che significa che sono passata quasi da 0 a 100 in menopausa, con tutto quello che ne consegue, sbalzi di umore, vampate, tutte robe che sto imparando a gestire col tempo, perché se già prima ero un po' in questa fase di premenopausa, adesso proprio sparatissima. In ogni caso l'operazione è andata bene, è stata un'operazione in laparatomia, quindi meno invasiva rispetto a quanto accadeva un tempo, e nel giro di 4 giorni ero a casa. Poi ovviamente c'è stato un periodo un po' più lungo di riabilitazione, nel quale ho iniziato poco alla volta a riprendermi la mia vita con una certa difficoltà sia dal punto di vista fisico che psicologico, tant'è che ho avuto bisogno di un bel po' di tempo proprio di solitudine
nel quale ho visto poche persone e ho passato molto tempo con me stessa. Ci ho messo anche tantissimo in realtà a metabolizzare questa cosa e a condividerla anche semplicemente con le persone a me care, con mia madre, con la mia famiglia, con gli amici, figuriamoci condividerla con tutti gli altri. Ci è veramente voluto tantissimo. In realtà l'ho fatto poi su Instagram, credo a gennaio, se non vado errata, e adesso mi sembra giusto farlo anche qui prima di riprendere, anche per spiegarvi cosa è successo nell'ultimo periodo. Per farla breve, a fine gennaio ho avuto la buona notizia, ovvero che rientravo in quel 90% di casi in cui non c'era necessità di fare nulla, né chemio né radio, e che l'intervento era andato a buon fine e il problema era stato così risolto. Quindi tutto bene, quel che finisce bene, ma dal punto di vista mio mentale ci è voluto un attimo di tempo e ancora sono in fase di riabilitazione emotiva da quello che è accaduto. Tant'è che pur avendo avuto la buona notizia a fine gennaio mi ci è voluto ancora quasi un mese per decidere di riprendere a fare video su YouTube. E devo essere onesta, c'è stato un momento, ci sono state delle settimane in cui ho seriamente valutato l'idea di non riprendere, perché mi sembrava troppa pressione, anche se questa è a tutti gli effetti per me, questo è un hobby a tutti gli effetti per me. Far rimanere in equilibrio ogni cosa nella mia vita, il lavoro, che tra l'altro in questo periodo è un delirio, i problemi fisici e anche YouTube mi sembrava troppo, ed è per questo che ho iniziato ad investire un po' più su Instagram, pubblicando reel, consigli, acquisti, trucco, mettendoli nei circoletti in evidenza per rendere tutto più fruibile, perché comunque ho sempre questa necessità di parlare con voi di quello che mi piace. Ma a un certo punto mi sono proprio accorta che mi mancava tantissimo tutto questo, mi mancava mettermi seduta, raccontarvi le cose con calma, senza i limiti dei 15 secondi delle stories, potermi aprire e raccontare, condividere, discutere nei commenti. Insomma, mi mancava il mio canale di YouTube, che tra l'altro quest'anno compierebbe anche 10 anni, che non è poco. Sembrava brutto andarsene via prima di aver così raggiunto questo traguardo, e quindi rieccomi. Ora che vi ho aggiornato posso ricominciare, però con una postilla, perché se ho imparato una cosa da tutta questa storia è che la mia salute mentale viene prima di tutto il resto, prima del lavoro, prima anche delle cose che amo, perché senza la salute mentale tutto il resto crolla. Quindi sono tornata e la postilla è che però non sarò così assidua nella pubblicazione quanto lo ero negli anni passati, seguirò più l'ispirazione e meno le forzature, quindi potrebbe esserci un video alla settimana, ma potrebbe anche esserci un video ogni 2, ogni 3, per dare però un punto fermo. Se pubblicherò nuovi video sarà sempre ed esclusivamente di mercoledì, almeno mi trovate quel giorno. Per questo, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a cliccare sull'icona della campanella in modo da ricevere una notifica e non perdervi i vari video che pubblicherò da qui in poi. Ho già un sacco di idee, perché questi 2 mesi tra prodotti terminati, prodotti che ho scoperto e mi hanno fatto innamorare, nuovi acquisti, c'ho una svalangata di roba da condividere con voi. Un po' la trovate su Instagram, però qui so di poterlo fare con più attenzione e più calma. Poi ci sono progettini fai da te, c'è un sacco di idee, troppe anche, che devo così ponderare e lasciar fluire, però con più calma e pacatezza, sempre per quel concetto della salute mentale. Detto questo, direi che vi ho aggiornato su tutto quello che è capitato e che sta capitando sia nella mia capoccetta che nel mio corpo. Spero che questo video vi abbia aiutati a capire meglio appunto perché c'è stato questo periodo di pausa. Se però avete delle domande, qualsiasi tipo di domanda, non esitate a scrivere nei commenti. Mi sentivo di condividere anche questo percorso di interventi, sterectomie eccetera,
perché so che comunque tantissime persone attraversano situazioni simili alla mia e parlarne secondo me fa sempre bene, soprattutto quando le cose finiscono con una buona notizia e si attraversa un campo ad ostacoli, uscendone però vittoriosi e in qualche modo anche migliori, mi sento di dire, più forti. Se avete domande anche a riguardo dell'operazione, di tutto quello che riguarda isterectomia, menopausa, insomma io posso parlarvi della mia esperienza più che volentieri. Se vi interessa un video più nel dettaglio fatemelo sapere, se no io ripartirei con una programmazione più leggera, che è quello che poi mi piace fare. Direi che per oggi non c'è altro, sto già parlando da un tempo infinito. Vi saluto. Vi mando un bacio, non mi ricordo più come si chiudono i video, è passato talmente tanto tempo che vabbè, abbiate pazienza e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!